Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi vedremo la finale C di questa gara che ormai per me è diventata un'odissea, un'endurance. È interminabile. Ho guidato fino adesso per due finali, mezz'ora più mezz'ora. Tra una finale e l'altra c'è stato un break di soli 10 minuti, non c'è stato tempo di fare nulla, non c'è stata pausa. E adesso c'è questa ennesima finale. Però stavolta c'è stato un break di un'ora e quindi mi sono potuto un po' riprendere mentalmente. Sono stracontento di essere arrivato qui, sono stracarico per l'adrenalina che ho in corpo, mi sento che potrei guidare altre 6 ore, però sinceramente inconsciamente aver guidato due finali una dietro l'altra, lo stress sicuramente c'è e si sente. Detto questo, abbiamo un problema che non da poco. Abbiamo finito le gomme. Questo perché prima di partire per la finale E avevamo la speranza di passare in finale D, di fare il bump up, e quindi avevamo preparato le gomme per quell'eventualità. Ma non avevamo neanche preso in considerazione la possibilità che poi da lì avremmo fatto un altro bump up per la finale C. E quindi le gomme migliori che avevo le ho usate nelle scorse finali. Mi rimangono delle gomme che sono buone ma non buonissime, ma non ho altra scelta, posso fare altrimenti. Quindi monteremo quelle e ci accontentiamo. Poi adesso andiamo dentro, ce la giochiamo, quello che viene viene. Ok, siamo pronti? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Buona, buona, la partenza è buona. Una macchina ha spento subito in allineamento. La macchina bianca che mi seguiva l'ho fatta passare proprio la prima curva per non rischiare nulla. Due si sono picchiati nel tornantino successivo, quindi subito sono ottavo. No, no, no. Mi spiace, ma non si fa così. Questo non lo accetto, non lo tollero. Non si può entrare così al primo giro, ripeto, al primo giro, neanche terminato. Cioè, lui entra in curva come se io davanti non ci fossi, ma non esiste proprio. Probabilmente gli si è chiusa la vena perché ha avuto problemi in partenza e vuole tentare subito di rimontare. Però non si fa così, cioè, per fortuna io non riporto danni alla macchina, ma se mi avesse costretto al ritiro dopo neanche un giro mi sarei veramente incazzato. Non si fa questa cosa, ma posso capirla se fossimo negli ultimi minuti di gara, ci stiamo giocando il primo posto. Uno non deve essere scorretto, ma magari ci prova a entrare, ok? Ma il primo giro non esiste proprio. Cioè, guardate la comparazione rispetto al mio sorpasso sulla destra della finale precedente. Io mi infilo, lo attacco, ma perché gli sono incollato. Cioè, guardate invece lui com'è lontano nello stesso punto della pista, però lui lì niente, non gliene frega nulla, lui lì ha già deciso che si butterà dentro. Allucinante, veramente, uno schifo. quanti meccanici ci sono dietro quel modello? Quanti meccanici ci sono dietro quel modello? Troppa gente sotto il box, troppa gente sotto il box. Come potete vedere la macchina verde va più forte di me, ma gira molto sporco. Quello che guadagna magari in un giro fortissimo, dove mi dà magari anche 3-4 decimi, poi li perde magari nel giro successivo perché arriva lungo, arriva scomposto e quindi il distacco da me a lei più o meno rimane invariato.
La macchina gialla che mi segue va più forte di me, mi sta costantemente guadagnando poco ma qualcosa ogni giro. E come potete vedere da questo fermo immagine, il problema è che le mie gomme non chiudono, non curvano. Guardate nel tornante prima del transponder, come lui esca attaccato proprio al tornante, verso il tornante interno, mentre io quando esco sono quasi a centropista se non più largo e quindi poi mi trovo nella curva successiva in difficoltà perché sono troppo stretto e perdo tantissimo terreno. La macchina mi entra a inizio curva, ma poi da centro curva in uscita mi allarga, non mi chiude. Dica? Porca. Che sfiga, che sfiga! Se avete sentito dai box mi hanno informato già dal giro prima che la macchina bianca davanti a me aveva problemi al motore, bucava. Però io non posso farci nulla, la seguo dietro e sto pronto nel caso per evitarla. E capita proprio nel punto peggiore, cioè dopo la S entriamo nel tornante, lui in quel punto spegne la macchina. Come potete vedere, di istinto lui tenta di spostarsi all'esterno per uscire di traiettoria, che è dove ci sono io. E quindi veniamo in contatto e mi sbalza dall'altra parte della pista, perdo anche una gomma addirittura e rischio anche tanto perché rimango in completa piena traiettoria, inizio a gridare, fortunatamente tutti mi evitano, però cazzo che sfiga. Occhio prima del transponder! Libera! Non lo so cosa sia successo, delirio. Cioè il raccattamacchina non so per quale motivo non abbia riattaccato al volo la gomma, ma vabbè, ormai riporta la macchina ai box, rimontiamo noi. A questo punto penso di essere decimo perché una macchina si è ritirata subito al primo giro per un contatto. La macchina con la quale mi sono picchiato era la macchina che in allineamento ha spento, quindi penso fosse già dietro e sono ultimo, cioè a parte loro due sono ultimo, quindi dovrei essere decimo. Sei minuti e 50 secondi di gara. 7 minuti di gara. Iori 27, Ranen 27, Moio 27, Cattone 27, Cattone 27, Boia 27, Angelotti 27, Giugno 27, Alibrandi 25, Neite 24 e Lotti 22. Ah no, ok, dopo aver sentito lo speaker sono nono, va bene. Già la macchina non andava bene come avrebbe dovuto andare all'inizio perché le gomme non sono il top. Dopo la botta che ho preso la macchina è completamente twiccata, è strana, è difficile da guidare. Sono doppiato, Francia, Sartori, 30 Francia, Molla Francia, Sartori 39, Sartori 39, Boni 39, Giulio 39, Riprandi 37, Ioni 37, Medio 37, Lotti 34, questo piloti in gara.
Ah, adesso sto facendo tante sbavature. La macchina è storta dopo la botta, già non chiudeva all'inizio, adesso non chiude più completamente, le gomme ormai stanno finendo. Devo fermarla tanto a centro curva, non riesco più a farla scorrere. Però nonostante questo, guardate la macchina gialla dietro che mi segue e la macchina davanti a me. Sono più lento di loro, ma neanche così tanto, considerando tutti i problemi che ho avuto, non va male, andiamo avanti così. Voi non avete sentito la comunicazione in cuffia, ma mi hanno detto che in entrata di box hanno visto la macchina toccare tanto terra nell'ultimo pit stop e in più la velocità di punta in fondo al retrino è scesa tantissimo. Questo vuol dire che sono finito di gomme e quindi rischio anche di rompere il motore. A questo punto niente, facciamo il cambio gomme e siamo obbligati a farlo. Oh, siamo bucati! Cazzo! Ah, qua un'incertezza ai box. Se vedete bene sembrava essersi staccata una gomma, in realtà quella gomma che vedete cadere era una di quelle che avevano smontato, che è rimasta sul muretto, l'hanno toccata dentro ed è caduta, ma nella concitazione sembrava avessi perso una gomma, invece no, però una piccola incertezza. Merda. Ecco, guardate ora quello che vi dicevo prima in merito a questo secondo treno di gomme. La macchina è super critica, cioè entra tantissimo ma scivola dietro e poi mi allarga in uscita. Devo guidare sulle uova in questi primi giri in cui le gomme sono alte e sperare che mentre si abbassano vadano a migliorare. Minuti, 9, 75, 7, 75, Boni, 65, Luna, 73, Meglio, 73, Iodi, 73, Alitanti, 61, Angeletti, 69, Lotti, 68, Canton, 69. È uscita dai box davanti a me la macchina verde, la macchina che il primo giro mi è venuta addosso. Sono ancora molto incazzato per quell'episodio e al momento non ho più niente da perdere perché ormai per tutto quello che è successo ho perso un sacco di giri. Quindi mentalmente inizio una gara nella gara, voglio vedere se riesco a stargli dietro, a tenere il suo passo, anche perché da quanto dice lo speaker è nelle prime posizioni, quindi sta andando forte. Vediamo se riesco a seguirlo, male che vada finisco nel muro, pazienza. No, non mi va via per niente, anzi riesco a stargli dietro e adesso la macchina va meglio, le gomme si sono abbassate, ho anche capito come guidarle, non posso essere rotondo come sono di solito io con queste gomme, devo guidarla più di braccio, più spigoloso e riesco anche a essere discretamente veloce. Mi ha fatto passare perché lui è nelle posizioni per il bump up, non vuole rischiare niente e vede che ha visto che sono arrivato sotto e mi ha dato strada, ci sta. Ok che mi ha fatto passare, ma adesso sto già anche allungando, cioè non vado affatto male come ritmo. No, ho spento sul transponder. Che sfiga. Strano, non riesco a capire come mai perché il tempo era giusto, non siamo andati fuori minutaggio, non so come mai ho consumato di più e
rivedendo quello che è successo, come potete vedere, distinto, appena sento che la macchina muore, il motore muore, mi butto all'interno del prato, poi però capisco che sono praticamente davanti ai box e quindi cerco di andare ad inerzia nei box. Con questa manovra pericolosissima, assolutamente errore mio, taglio la strada a quelli che arrivano dietro, ho rischiato di rovinargli la gara, chiedo scusa, questa è stata una manovra che non avrei dovuto fare, però mi è venuto proprio istintivo di tentare di buttarmi inizialmente nel prato, poi capendo che ero praticamente arrivato ai box, di infilarmi e non ho tenuto conto di terminare. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, Moller 95, Ron 95, Neige 93, Sartor 92, Lori 92, Luni 92, Islandi 89, Giorossi 88, Rossi 86, Canton 81. I piloti in gara mancano 4 minuti e 20 secondi. Secondi al terzo. Secondi al terzo. Stop 10.
Porta 12, porta 4. Gara terminata. No, tranquillo, capita, ma figurati. Cioè, non l'hai fatto apposta, capita. Non mi piace fare nomi nel bene e nel male, ma soprattutto nel male durante i miei video. In questo caso però volevo sottolineare la correttezza e la sportività di questo ragazzo, Simone Lotti, che è il ragazzo che guidava la macchina bianca con la quale ci siamo scontrati più o meno inizio gara, poco dopo l'inizio. Lui aveva dei problemi al motore, bucava il motore e a un certo punto ha spento, io sopraggiungevo da dietro molto vicino, non ho potuto evitarlo, ci siamo toccati, io poi in quell'occasione ho anche capottato, ho perso una gomma. Ecco, quello che mi ha stupito è che lui dopo mezz'ora di gara, perché tutto questo è successo inizio gara e poi lì si è scusato mentre scendiamo dal palco, neanche dopo ai box, proprio subito, lui la prima cosa appunto che ha avuto in mente è stata quella di venire a scusarsi. Per una cosa poi comunque di cui lui è totalmente involontario, cioè non è stata colpa sua se ha avuto un problema al motore. E tanto di cappello, per me questa è una lezione per tante persone che popolano questo ambiente. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però ho notato questa cosa, comparando i tempi tra la finale D e la finale C. Io ho chiuso la finale C al sesto posto, se in questa finale avessi fatto il tempo con cui ho vinto la scorsa finale, la finale D, avrei fatto il bump up perché avrei chiuso in seconda posizione e sarei passato. Quindi non serve a nulla fare questa cosa, una magra consolazione, però vuol dire che come potenziale c'ero. Quando ho avuto tutto a posto, macchina, gomme, non ho avuto incidenti, non ho avuto spente, non ho perso pezzi per strada, avrei potuto giocarmi anche l'accesso alla finale B. Detto questo, la mia avventura in questa gara si conclude qua. Sono contentissimo, dopo un'ora e mezza di guida, dopo aver fatto 3 finali, alla fine terminiamo 26esimi in classifica generale su un'ottantina circa di partecipanti, in una gara dove il livello era altissimo, quindi va benissimo così. Dopo delle qualifiche un po' sottotono, sono contento perché nelle finali siamo veramente stati sempre lì, ce la siamo sempre giocata e non solo difendendoci ma anche attaccando questa volta. Questa pista non è assolutamente tra le mie preferite, anzi ci ho corso pochissimo, non ci venivo da tanto tempo, non l'avevo mai digerita nelle gare precedenti che avevo fatto anni fa. Questa volta invece abbiamo trovato la quadra sia a livello di setup sia io a livello di linee di guida e di modo di guidarci sopra. Quindi niente, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!